olio, cartamo o papavero? Qual è il miglior olio? Ciao a tutti, sono Paolo e faccio il pittore. Tra le domande che più mi vengono fatte nei commenti, ma qual è l'olio migliore per dipingere? Attraverso questo video vi voglio fornire gli strumenti per capire qual è l'olio migliore per voi, in quanto ognuno ha un modo diverso di dipingere, di utilizzare l'olio, medium, i colori, nel modo in cui impastiamo i colori, nel modo in cui li mettiamo sulla tela. Perciò attraverso una serie di test che poi verranno valutati da un anno all'altro, perché è iniziato a dicembre 2023 e è terminato adesso a gennaio. Ma basta con le chiacchiere, spostiamoci al tavolo. Abbiamo il mio lino che ho messo nel mio contagocce, dato che lo utilizzo praticamente ogni giorno, l'olio di cartamo e l'olio di papavero chiarificato. Allora, i tre test che andremo a fare sono quelli di tenuta, ingiallimento, essiccazione e cremosità del colore. Andrò ad utilizzare infatti il bianco di titanio. Perché proprio il bianco? Perché il bianco è uno di quei colori difficili per l'olio, perché tende a ingiallirsi, quindi l'olio di lino probabilmente ingiallirà più di quello di papavero, e quindi è un buon modo per verificare l'essiccazione e l'ingiallimento. Giusto per fare un po' di chiarezza, secondo quanto riporta la Sennelier come marca azienda di belle arti, l'olio di lino è un olio estratto a pressione dal seme di lino, ha un odore caratteristico, fortemente seccativo a contatto con l'aria, però la sua sensibilità all'ossigeno e il forte tenore in acido linoleico hanno per conseguenza un ingiallimento marcato, perciò sconsigliato se vogliamo macinarlo con i bianchi e con i blu. Quest'olio da una pasta facile da utilizzare conferisce al tocco un'ottima tenuta. Naturalmente quando si parla di sconsigliato magari rispetto ad altri oli, anche se poi io dico sempre non conviene fare un mix di tanti oli, cioè utilizziamo l'olio di lino, lo utilizziamo per tutto, come potrebbe essere quello di cartamo o di papavero. L'olio di cartamo invece è ricavato dal seme di cartamo, ha una essiccatività simile a quella del lino e tuttavia meno ingiallente. Conferisce al tocco un'ottima tenuta, una fortissima tenuta, e ciò giustifica la sua utilizzazione unica per la maggior parte dei pigmenti. Infine l'olio di papavero, che si ricava dal seme di papavero ed è meno seccativo dell'olio di lino, ma ingiallisce sensibilmente di meno nel corso del tempo, e ciò lo rende interessante per la macinatura del blu e dei bianchi, anche se come pasta è meno consistente rispetto a quella dell'olio di lino. Per questo aziende come la Maimeri tende ad utilizzare sia l'olio di papavero che di cartamo per utilizzare entrambe le proprietà. Allora, il primo test che faremo è voglio andare a sporcare questi 4 pezzetti di carta e quindi lasciare una macchia d'olio e vedere da qui a distanza di una settimana questa macchia come è diventata. Utilizzerò 3 pennelli differenti per evitare quindi contaminazioni e robe varie, e quindi iniziamo a sporcare questa carta. Qui verificheremo appunto l'ingiallimento e come il colore cambia. Naturalmente non si usa questo tipo di carta per dipingere, ma utilizzando la stessa carta possiamo verificare quindi trasparenza, quanto l'olio è grasso, come ingiallisce, eccetera. Già noto come sembra che la carta rifiuti l'olio in qualche modo, quindi vuol dire che riesce a penetrare meno rispetto all'olio di lino. Ok, questo è il lino, perché ovviamente non è che voi vedete molto. Questo è il papavero. Questo si vede che già ha una migliore tenuta. Olio di cartamo. E questo è il primo test che naturalmente verificheremo tra un po'. Su questo pezzo di MDF di legno che ho preparato poi con 2-3 mani di un gesso acrilico, andremo a posizionare nuovamente il colore ad olio per vedere in quanto tempo viene assorbito, e successivamente poi metteremo anche il bianco. In effetti avrei potuto utilizzare un fondo grigio, un'imprimitura grigia,
ma questo pezzo di legno mi servirà appunto per verificare l'essiccazione e quindi creare l'effetto della carta per vedere l'alone che si andrà a creare dell'olio che verrà assorbito dal legno e in quanto tempo si andrà ad essiccare. Infatti qui lino, cartamo, papavero e qua poi metteremo la data di inizio e dopo quanto tempo si sarà essiccato. Vado prima di tutto a mettere anche qui un paio di gocce. Quindi come potete vedere questo è il lino, il cartamo, che in realtà è molto simile infatti come densità di pennellata. Lo sento molto più secco, tra virgolette, non che possa essere secco, ma probabilmente l'olio di papavero ha una densità minore, inferiore. E lo potete vedere anche qui in telecamera. Oddio, spero che si veda anche dalla telecamera, però sento appunto una minore densità dell'olio. Fatto questo primo test, passiamo al colore. Con l'olio di lino ho già il mio bianco di titanio, quindi veramente non serve farne altro. Che non è un test molto valido, ma voglio anche testare in qualche modo la resistenza dell'olio tenuta. So che non si usa per, non è una colla l'olio di lino, non sono colle, però voglio capire appunto utilizzando un pezzo di carta che adesso andrò anche a spennellare, che tenuta ha il colore. Allora, questo è l'olio di lino, il bianco con l'olio di lino. Faremo anche un test lasciando seccare l'olio sulla tavolozza, così quindi da non permettere l'assorbimento dell'olio dal supporto e quindi vedere che cosa accade. Quindi come potete vedere riesco con il pennello a macinare il bianco di titanio, anche perché è una polvere finissima. Possono sembrare molto simili, però effettivamente modellandoli con la spatola ho sentito appunto una leggera differenza. È anche difficile effettivamente da spiegare. Riprendo il mio quadrato, riprendo il mio legno e vado a riportare i colori qui. Quindi lino, cartamo, che ha un'ottima densità, piace molto, e papavero. Che mi sembra anche meno lucido in realtà rispetto agli altri. E questi tre sono gli oli. Tutti e tre hanno un indice di diffrazione della luce, si dice così, spero di non sbagliare, diversa. Il papavero sembra quello che cattura meno luce perché riflette meno, l'olio di lino invece è quello che riflette molto di più. Anche come precisione mi sembra molto più preciso il papavero a differenza del lino. Probabilmente avrò anche diluito troppo l'olio di lino rispetto al papavero, però io comunque capita spesso che l'olio di lino tenda un po' ad aprirsi. Adesso l'unica cosa che ci rimane da fare è quella di aspettare, ma prima quindi di spegnere tutto vorrei un attimo sporcarmi i guanti e provare a toccare il colore e a sentire con mano la densità. Nonostante l'abbia molto diluito l'olio di lino, sento la differenza. Il cartamo è molto simile, un po' meno.
E adesso ho finito le dita. E questo è molto leggero. In effetti in scala l'olio di lino è quello più denso, quello di cartamo anche molto molto denso e quello di papavero un po' meno. Praticamente così sono in scala, dal più denso al meno denso. Adesso lasciamo asciugare e ci rivedremo poi tra non so quanti giorni. Un'altra prova che possiamo fare è aggiungere il bianco alla carta. E dopo un mese possiamo vedere i risultati. Tolgo un po' di cose davanti. Partirei proprio dalla tavolozza. Non so se dalla videocamera si vede. Se non erro, in successione era lino, cartamo e papavero. Il lino è completamente asciutto. Ne è rimasto un po', naturalmente, è ancora morbido perché fa freddo, ci mette un bel po' ad asciugarsi, ma tutto sommato non sporca più. Questo invece è il cartamo, sembra essersi asciugato. Stessa cosa per il papavero. La cosa che noto, semplicemente andando nei punti in cui più o meno è simile il colore, perché qui c'è più olio, è che l'olio di lino resiste di più alle lacerazioni, possiamo chiamarle così, della spatola, mentre qui scivola molto velocemente, qui un po' meno. Quindi olio di lino, papavero, cartamo in termini di resistenza alla spatola. Sicuramente noterete dalla videocamera, ma comunque è palese come l'olio di lino sia già più giallo. Anche se non è questo anche se non è qua che voglio appunto farvi vedere l'ingiallimento dell'olio di lino. Qua ho segnato che dal 28/12, quindi dal 28 dicembre, il 10 gennaio si è asciugato l'olio di lino, mentre il 19 gennaio quello di cartamo e di papavero. Quindi ci è voluto quasi un terzo del tempo in più per far asciugare il cartamo e il papavero. L'essiccazione così lenta penso sia dovuta al fatto che faccia così freddo, però ci è stato utile per capire in ordine di successione quali sono gli oli, qual è l'olio che si asciuga di più. Il cartamo e il papavero quasi lo stesso giorno. Se io adesso vado a toccare l'olio di lino, il cartamo e il papavero, non mi sporco. Però, come potete vedere, palesemente l'olio di lino è giallo, cioè si è già ingiallito in pochissimo tempo, a differenza del cartamo e del papavero che sono rimasti più bianchi. Ora però faccio anche qui una prova di tenuta, andando sempre a graffiare il colore. Forse il legno non è dei migliori, quindi vado semplicemente a grattare. È più o meno la stessa sensazione che ho avuto sulla tavolozza. Il lino è più duro, il cartamo non serve applicare molta forza e si graffia. Il papavero è comunque una via di mezzo. Ora facciamo un test di resistenza. La cosa che andrò a fare sarà provare a sollevare questa carta. Stava per staccare. Ok, si è staccata completamente ed era gialla. Vediamo con il cartone che succede. Non ha proprio opposto resistenza, anzi era ancora bagnato qui l'olio di cartamo. Penso si veda. Incredibile sta cosa. E il papavero, vediamo un po'. Uguale. Non ha opposto resistenza come l'olio di lino, che sì, si è ingiallito perché si è essiccato più velocemente. Quindi test di resistenza, l'olio di lino ha vinto e stravinto, quindi l'olio di lino ha vinto sulla resistenza e anche sui tempi di essiccazione, molto più lenti e meno resistenti questi due oli, però si è ingiallito subito. E l'ultimo test che vi riporto è quello che abbiamo fatto sui fogli. Il foglio che ho bagnato con l'olio di cartamo.
Qui spero si veda, c'è il bianco di titanio e qui c'è l'olio. È ancora bagnato. Il mio dito si è sporcato. Quindi il cartamo, il bianco si è asciugato, forse? No, nemmeno il bianco si è asciugato. Un po' sporca in qualche punto. Il papavero, l'olio di papavero, vediamo un po'. Bagna ugualmente, ma ha fatto più presa, quindi si è asciugato di più ed è meno appiccicoso il bianco di titanio. Poi abbiamo il nostro giallissimo olio di lino, che è completamente asciutto, completamente asciutto, e anche più pesante, di poco, veramente pochissimo, servirebbe una bilancia da laboratorio, però effettivamente avverto un peso maggiore. Vediamo anche da dietro come l'olio di lino è proprio più denso come olio. Quindi non spetta a me decretare oggi il vincitore tra questi tre oli. Io ho utilizzato e utilizzerò l'olio di lino, probabilmente proverò anche quello di papavero, perché se proprio dovessi dare la mia tesi, insomma, finale su questi tre oli, mi sembra quello che mediamente risponde alle tre caratteristiche di stabilità alla luce, resistenza in termini di densità di olio e di ingiallimento. Anche se essicca molto più lentamente, come il cartamo, che sembra quello che essicca più lentamente di tutti. Quindi ci sono una serie di fattori che vi ho mostrato. Adesso spetta a voi capire e individuare quali sono le caratteristiche che cercate. Dal mio canto, secondo me non ha senso poi utilizzare l'olio di papavero ma aggiungere essiccativi che velocizzano l'essiccatura, perché gli essiccativi comunque contengono conservanti che potrebbero danneggiare diversamente il dipinto, potrebbero contenere lo stesso olio di lino e quindi ingiallire. Quindi, come dico sempre, mantenere una certa coerenza sia nel colore sia nei colori che nei medium che utilizziamo. Naturalmente non aspetterete 20 giorni per far asciugare un dipinto, perché qui era colore puro, olio puro, ma nel dipinto per un modo o per l'altro è più traspirante sicuramente la tela rispetto all'MDF, anche perché non facendolo apposta, questo NMDF è preparato a 2 strati, quindi sicuramente se fosse stato libero anche dal retro, probabilmente si sarebbero essiccati un po' più velocemente. Credo di aver detto tutto. Se avete delle domande lasciatemele qui sotto. E quindi questo era il video sull'olio. Come ho già detto, non spetta a me decidere qual è l'olio migliore. Se ci sono tutti e tre in commercio vuol dire che tutti e tre sono buoni. Per me l'olio di lino continua ad essere un'ottima soluzione, però sicuramente proverò anche l'olio di papavero. Non è un caso che la My Media utilizzi il papavero e il cartamo insieme, anche se sinceramente non ho notato quel beneficio del cartamo. Bisognerebbe magari provare a fare anche dei test in termini di pennellate, magari come risponde la pennellata più precisa e fine con l'olio di cartamo, quella di papavero, quella di lino. E questo potrebbe essere un altro video in cui vado a testare altre proprietà dell'olio diverse. Se può interessarvi lasciatemi un commento qui sotto. E quindi io proverei anche l'olio di papavero. Spero che questo video ti sia piaciuto e soprattutto che ti sia stato d'aiuto. Ti chiedo di lasciare un mi piace, un commento per condividere la tua opinione. Qual è secondo te il miglior olio in base al tuo modo di dipingere, al tuo stile, ai colori che utilizzi? E ti chiedo di iscriverti al canale per allargare questa compagnia d'arte che stiamo costruendo qui su YouTube. Grazie se hai visto tutto il video, arrivederci.